this is the keyboard that all the major themes were created for Twin Peaks. It's an old finger rolls, kind of beat up, and everyone would sit right over here, right to right of me, and we would put a little cassette just above over here on this keyboard, and just keeping it recording, just keeping it playing. And everyone would sit here, and then I would say, well, what do you see there in what, just talk to me. And everyone would say, okay, Angelo, we are in the dark woods now. There's a soft wind blowing through some sycamore trees, and there is a moon out, and there are so many more sounds in the background, and then you can hear the hoot of an owl, and you are in the dark woods now. So just get me into that beautiful darkness with the soft wind, and I started playing. And I would say, Angelo, that's great. I love that. It's a good mood. But you can play it slower? And I would say, slower, Daddy? Okay, and I would go. Just. She says, that's it. It's a good tempo. Just keep it going slow like that. Just keep that going for a while. And in his mind, you can just see that he was visualizing the description that he envisioned. Then he would say, okay, Angelo, now we go to make a change. Because... Sì, oggi innanzitutto sarebbe... Sì, ed eccoci al nostro video dei pensieri, sui pensieri video Thoughts of the Day. Allora, innanzitutto, oggi è un anno dal mio remake di del video Angelo Badalamenti Explains How We Wrote Laura Palmer's Theme. Sì, diciamo, questo video, di cui già invito a vedere, il video Thoughts è dedicato... video tutto di qualche giorno fa dedicato al maestro, e però sul mio canale tastiera, perché cioè, l'ho girato su tutti e tre i canali miei, quello solo Linciano tastiera, questo qui è quello principale tastiera, ma su quello principale tastiera ve lo consiglio di vedere perché lì ho, diciamo, i sottotitoli combaciano perfettamente alle mie parole per quanto riguarda la parte in cui parlo, e quindi sì, diciamo, però qui ridico che essendo passato un anno, praticamente questo video fu un extra, una terza parte, un extra che io inserì per il compleanno, come tributo al compleanno del maestro l'anno scorso. La prima parte di questo tributo era basata su, a sua volta, un'improvvisazione di pezzi datata 22 marzo 2020, quindi ancora un anno prima, quindi 2 anni fa, quindi un'improvvisazione di pezzi linciani, quindi tutti mischiati, e poi la seconda parte di questo tributo era basata su pezzi da film non linciani. Sì, potete vedere entrambi questi due video. Il titolo dei video sono A Great Tribute to, cioè a Keyboard Tribute to the Great Angelo Badalamenti Part 1 e Part 2, ma metto i link in descrizione. Comunque i film non linciati l'anno scorso erano Cousins nel 90, la cortesia per gli ospiti, Comfort of the Strangers del 90, The City of Lost Children nel 95, L'Adversario, un po' l'ordine sparso li dico, Adversario del 2002, Heavy Lincoln del 2004, The Beach del 2000, Fahrenheit il videogioco, The Edge of Love del 2008 e Stalingrad del 2013. Sì, veramente grandi film, li consiglio assolutamente di vedere, così come le musiche, ovviamente essendo di Angelo Badalamenti, anzi scoprirete un Angelo Badalamenti ancora più bello secondo me, proprio perché al di fuori del contesto linciano, quello perché uno l'associa solo al contesto linciano, ma conoscendolo anche al di fuori vi potete rendere conto della grandezza del compositore che è. Ma questo sono cose che ho detto già nel video pensiero per lui. Ad ogni modo, anche il tributo di quest'anno, vabbè,
potete sentire tutte queste cose nel video pensiero per lui, però dicevo, questo remake della spiegazione della competizione della Palme Steam un extra che feci per il suo compleanno e diciamo ci misi anche alcuni giorni per prepararlo, in effetti non fu facile e tra l'altro io imitai proprio tutto, cioè imitai praticamente proprio anche le mosse che fa, i gesti, infatti credo lo si possa vedere questo dal video, il tono della voce, però l'unico problema è che diciamo quel periodo era un periodo in cui facevo ancora i video nel salone dove purtroppo si sentivano i rumori in sottofondo della televisione, di una televisione in un'altra stanza, cosa che non dipendeva da me purtroppo, e quindi l'unico problema è che appunto si sente in sottofondo questi rumori. Però nel complesso veramente credo di aver fatto un miracolo anche per i giorni in cui lo preparai, non molti comunque, però una quindicina, non vorrei sbagliare, però appunto io credo che non dico sia venuto alla perfezione, però siamo praticamente lì. Ovviamente non posso in quel video, comunque non potevo mostrare le stesse emozioni come le mostra Angelo Badalamenti, perché comunque abbiamo due caratteri diversi, ci mancherebbe, quel video è unico, come dice un mio grande conoscente, fan di David Lynch, è un gioiello di rara bellezza, infatti è proprio così, però io ovviamente ci ho provato, invito a rivederlo, forse avete visto il preview all'inizio del video, tra l'altro poi può essere che stesso oggi raggiungerà le 1000 visualizzazioni, e a 932 se non era, ma la vedo un po' difficile, più tra 2 o 3 giorni credo la raggiungerà. Comunque, sì, comunque sono l'unico al mondo che ci ha provato, ovviamente, solo un pazzo può fare una cosa del genere, che andrebbe mai a toccare un capolavoro del genere, però io sono pazzo, appunto, e diciamo ci voglio provare. Appunto, spero che qualcuno qui degli iscritti al canale della Meteo lo vada a vedere, se è venuta curiosità dopo aver visto il preview. Sì, tra l'altro poi fu uguale anche il modo in cui lui suona lì, non solo la melodia, perché non è proprio la stessa del pezzo originale, la Palmer Steam, lì lui la cambia un po', oltre al fatto che poi c'è solo il suono del piano, poi il piano particolare, la sua Roland, diciamo, della tastiera Roland, ma poi anche praticamente proprio le mani, cioè come suona proprio, con qualche tasto, diciamo così, quindi è completamente quasi uguale, diciamo, è uguale, o ci è venuto più o meno, ma appunto, ripeto, invito a vederlo, quindi questo poi magari aggiungo altri dettagli in descrizione perché non ce la faccio col